Buongiorno amici, bentornati. Continuiamo nella lunga e complessa trattazione della storia della Polonia. Oggi ci occupiamo del periodo sassone. Che cosa vuol dire il cosiddetto periodo sassone della storia polacca? Quando i sovrani, salvo qualche piccola parentesi, appartengono alla casata dei Wettin, duchi di Sassonia, va dal 1697 al 1763. Si tratta di un'epoca di decadenza e di barbarie. Abbiamo già parlato nella scorsa videolezione degli anni fino al 1720 circa, ma oggi arriveremo al 1763, l'anno di morte dell'ultimo re sassone della Polonia, del secondo, perché in fondo sono soltanto due i duchi di Sassonia, i Wettin, che diventano contemporaneamente anche re di Polonia, Augusto II e suo figlio Augusto III. Riepiloghiamo un po' la situazione della Polonia che abbiamo descritto anche in passato. In Polonia il potere appartiene a chi ha una piccola minoranza di proprietari terrieri che diventa sempre più un'oligarchia. Si usava il termine democrazia nobiliare, ma in realtà si tratta di un'aristocrazia travestita da monarchia elettiva. Il re non aveva nessun potere, no? Che poi degenerò in una vera e propria anarchia. Come vedremo, le famiglie più importanti in questo periodo lottarono inutilmente tra loro per conquistare il potere, con dei sovrani incapaci di schiacciarle. Nel periodo sassone la Szlachta, ricordate cos'è la Szlachta, la media e piccola nobiltà, perse la sua uguaglianza interna. Infatti una parte di essa finì in miseria e finì senza terra, perché perse le proprie proprietà, sicché divenne dipendente dai grandi magnati. Vedete, molti della Szlachta diventano dipendenti dai grandi magnati che possedevano grandissimi latifondi e occupavano le cariche più importanti dello Stato. Vi erano una quarantina di magnati soltanto e circa 700.000 componenti della Szlachta. Pensate, 700.000, questa piccola nobiltà era proprio numerosissima. Quindi la Szlachta, che non possedeva più terre, godeva di un'eguaglianza puramente virtuale con la Szlachta che continuava a possedere terre. La società polacca risultava più feudale nel Settecento di quanto lo fosse stata nel Medioevo. Il liberum veto, vi ricordate, ne abbiamo parlato diverse volte in passato. Questo liberum veto permetteva ad una sola persona di bloccare la dieta e spesso ciò avveniva nell'interesse di un magnate o di una potenza straniera. Le decisioni venivano prese dalle diete regionali, in realtà, che supplivano alla mancanza di potere, ma anzi alla paralisi della dieta nazionale. E queste diete regionali già dal 600 avevano numerose facoltà, per esempio quella di arruolare e mantenere i soldati, avendo tolto questa funzione allo starosta, cioè al capitano dipendente dal re. Il conte palatino, anch'esso nominato dal re, aveva perso la maggior parte dei suoi poteri. I funzionari pubblici erano pochissimi, le tasse erano riscosse da appaltatori scelti tra la Szlachta, ma lo Stato era così debole che eventuali tasse non pagate o eventuali pene erogate spesso non potevano in nessun modo essere applicate, perché non c'erano i funzionari. Il cancelliere, di solito un ecclesiastico, era il primo ministro. Il vice cancelliere esercitava la funzione invece di ministro degli esteri. Il grande maresciallo era il capo della polizia. Poi vi erano anche due tesorieri che si occupavano l'uno delle finanze dello Stato e l'altro delle finanze di corte. Il grande etmano comandava l'esercito, spesso spadroneggiando, abusando dei suoi poteri. Per ogni ministro del Regno di Polonia ve ne era uno corrispondente nel Granducato di Lituania. Ricordate che stiamo parlando di una confederazione tra Lituania e Polonia, unite ormai da molti secoli. Il re, oltre a nominare i ministri, sceglieva tra 250 senatori 28
18 consiglieri, ma il re, il governo, i consiglieri e anche il senato, cioè la Camera Alta, erano sottomessi alla dieta biennale, senza la quale non potevano prendere alcune decisioni di governo. L'amministrazione della giustizia non era uniforme per tutto il regno e non esisteva neanche un codice completo di leggi polacche. L'economia era molto arretrata. A partire dal 1648 la Polonia aveva scontato guerre, distruzioni, fame, incendi, pestilenze. Gli eserciti nazionali o stranieri avevano distrutto e saccheggiato le proprietà. Persino il denaro cominciava a scarseggiare. La popolazione era diminuita di un terzo e anche la terra coltivata, anch'essa era diminuita di circa un terzo. Non esistevano progressi tecnici in agricoltura, le corvée e gli altri obblighi dei contadini verso i proprietari, obblighi feudali, servitù feudali, anche di tipo fiscale, aumentarono fino a raggiungere il loro massimo nel 1750. La condizione dei 7-8 milioni di servi della gleba in Polonia subì un peggioramento. Le città erano in condizioni ancora peggiori delle campagne perché stentavano a riprendersi dalle guerre, il commercio e l'industria erano ridotti ai minimi termini, l'artigianato era in rovina. Uno dei motivi di questa situazione risiedeva nel commercio sleale dei proprietari terrieri, i quali installavano le proprie botteghe, nelle quali lavoravano i loro servi, in un quartiere della città non soggetto alla giurisdizione del municipio. Inoltre portavano alla rovina i mercanti locali importando merci dall'estero, e per fare questo, importare merci dall'estero, questi proprietari terrieri avevano degli spiccati privilegi doganali. Mercanti, artigiani, cittadini furono costretti quindi a mettersi a lavorare ai campi nei sobborghi, pensate. Gli ebrei, ai quali era vietato lavorare la terra, assumono la funzione di classe media, dedicandosi al piccolo commercio e all'artigianato. L'unica eccezione positiva era costituita dall'industria della lana nella Grande Polonia. Altre poche industrie, come le fabbriche di tappeti o di specchi, erano portate avanti da aristocratici illuminati. La crisi monetaria consisteva in un eccesso di monete di rame e nella tosatura delle monete d'argento. Solo le monete d'oro conservavano il loro valore, il sistema bancario era molto limitato e restava nelle mani degli stranieri. La cultura urbana e cosmopolita dell'Europa occidentale non arrivava in Polonia, l'istruzione era in decadenza, le scuole calviniste erano state chiuse già nella seconda metà del Seicento, le scuole luterane erano solo per i tedeschi. L'Accademia di Zamość, di cui abbiamo parlato in passato, non contava più, l'Accademia di Vilna era diventata un collegio gesuitico, dall'Università di Cracovia uscivano solo maestri elementari, l'educazione della Szlachta era nelle mani dei gesuiti e i gesuiti erano molto ignoranti, insegnavano in modo mnemonico e insegnavano una retorica latina vuota, utilizzando un polacco sgrammaticato. Per il resto insegnavano l'intolleranza religiosa e la sottomissione alla Chiesa. I libri pubblicati erano di bassissimo livello, riguardavano quasi sempre vite di santi, innari, parafrasi in versi della Bibbia. Alcuni testi giustificavano la Szlachta e l'anarchia nobiliare. I pochi scrittori politici non erano di grande interesse, tuttavia qualcuno scrisse criticando il liberum veto, come Stanislao Leszczyński nel 1749 nella sua opera Libera voce per salvaguardare la libertà. Ricordate il raffinato Stanislao Leszczyński, ex res podestato, di cui parleremo tra poco perché ritornerà in gioco. Oppure c'era chi auspicava un Parlamento di tipo inglese con decisioni a maggioranza, come Stanisław Konarski, un personaggio molto importante questo Konarski. Nel 1761 scrive l'opera del modo più efficace di deliberare nelle diete, in cui propone queste riforme che vi ho accennato. Konarski peraltro nel 1753 riformò le scuole degli Scolopi, ordine a cui lui stesso apparteneva, rendendole moderne e non dogmatiche. Le scuole dei Gesuiti dovettero seguire l'esempio
ma torneremo in seguito sulla riforma delle scuole, ne parleremo nella prossima video lezione. Ora riprendiamo col filo cronologico della nostra storia. Abbiamo già visto nella precedente video lezione che negli anni finali della Grande Guerra del Nord la Polonia e il suo re Augusto II, che era anche duca di Sassonia, si trovarono ad essere assoggettati o occupati militarmente dalla Russia, che pure era alleata della Polonia nella guerra contro la Svezia. Lo zar Pietro I occupò la Curlandia, che sarebbe dovuta tornare alla Polonia dopo l'estinzione della dinastia dei duchi di Kettler. In realtà Pietro I il Grande, il zar di Russia, si rifiutò di restituire la Livonia, altro territorio che in precedenza la Svezia aveva sottratto proprio alla Polonia. Ricordate che la Livonia è costituita dall'attuale Lettonia e da una parte dell'attuale Estonia. La Szlachta si sentì dunque tradita dalla Russia, da Pietro I, e chiese l'allontanamento delle truppe di Pietro I, delle truppe russe, sostenuto dalla Dieta di Grodno del 1718. Augusto II ottenne che i soldati russi se ne andassero, ma lo zar ritirò i suoi soldati anche perché aveva bisogno di rafforzare il fronte svedese. Nel 1718 Federico Augusto II di Sassonia, il figlio del re Augusto II di Polonia e, come vedremo, futuro re di Polonia, si sposò con Maria Giuseppa d'Asburgo, nipote di Carlo VI, quindi di Asburgo d'Austria. L'Austria, la Sassonia di Giorgio I, che era anche, ricordate, re d'Inghilterra e quindi anche la Gran Bretagna, firmarono il Trattato di Vienna, che intendeva costringere la Russia ad evacuare totalmente la Polonia e a dare ad Augusto II la Curlandia. Altre clausole di questo trattato impegnavano i firmatari a proteggere Augusto II e a permettergli di approvare una riforma costituzionale, ma la Dieta polacca del 1719, contraria alla riforma costituzionale e all'apertura di un'altra guerra, non ratificò il trattato. Nel 1720 Augusto II tentò inutilmente di persuadere la Dieta alla formazione di un fronte antirusso. Dopodiché Augusto II preferì occuparsi degli affari della Sassonia, mentre in Polonia la Szlachta si diede ai divertimenti, perseguendo l'ignoranza e la bieca intolleranza religiosa. Si impone quindi la questione dei dissidenti religiosi repressi, discriminati. I cattolici in Polonia controriformisti erano diventati retrivi, non accettavano altre fedi. Vi erano 200.000 protestanti in Polonia, per la maggior parte luterani tedeschi, abitanti nella Prussia orientale, chiamata anche Prussia Reale, e anche nella Grande Polonia, ma erano protestanti anche, attenzione, 1.000 famiglie nobili polacche. Le loro condizioni peggiorarono all'inizio del regno di Augusto II, nonostante Augusto fosse anche lui protestante, sassone. Si trovarono un po' meglio invece i protestanti durante la parentesi del re filo-svedese Stanislao Leszczyński. Però dopo il ritorno di Augusto II, i protestanti, accusati di aver parteggiato per gli svedesi e per il loro re fantoccio Leszczyński, iniziarono a essere oggetto di persecuzione. La protezione del re era inefficace, molte chiese protestanti furono abbattute e in molte chiese l'esercizio del culto fu vietato. I protestanti furono privati di tutti i diritti religiosi e di molti diritti civili, finché non fossero tornati al cattolicesimo. A pari condizioni gli incarichi militari e civili venivano concessi ai cattolici e non ai protestanti. Nel 1718 la Dieta espulse tutti i suoi deputati protestanti. Nel 1733 succederà che i protestanti saranno esclusi da tutti i pubblici impieghi. Il successivo re Augusto III, che a differenza del padre era cattolico, confermò questa legge nel 1736, la distruzione delle chiese protestanti. Questo stava avvenendo.
I dissidi religiosi spinsero i vicini della Polonia a intervenire nei suoi affari interni. D'altra parte, i protestanti polacchi loro stessi si appellarono alle potenze protestanti straniere. Clausole per la difesa dei protestanti polacchi furono inseriti, ad esempio, nei vari trattati tra Prussia e Svezia. Nel 1730 la Prussia e la Russia si impegnarono a difendere i diritti dei protestanti polacchi e anche, attenzione, degli ortodossi polacchi. In realtà non erano proprio polacchi, erano ucraini, bielorussi. E ricordate che molti territori ruteni russi appartenevano alla Lituania-Polonia. Nei territori russi e lituani della Polonia questi ortodossi erano perseguitati. Gli ortodossi erano almeno 600.000 e rischiavano di essere fagocitati a forza dalla Chiesa uniate, dalla Chiesa greco-cattolica. E quindi vedete che c'è questo problema di questa doppia minoranza di dissidenti religiosi perseguitati. I protestanti luterani a ovest, nei territori occidentali della Polonia, e gli ortodossi nei territori più orientali della Polonia. Pietro I, lo zar di Russia, già nella pace del 1686 aveva ottenuto dalla Polonia il rispetto dei diritti civili e religiosi degli ortodossi. Nel 1720 lo stesso Pietro I si proclamò protettore degli ortodossi in Polonia e si lamentò con Augusto II. Naturalmente lo zar Pietro I il Grande, utilizzava i problemi degli ortodossi per cercare di sottomettere la Polonia e di prendersi i territori russi della Polonia. Il re di Polonia Augusto II tranquillizzò lo zar con una dichiarazione in cui garantiva i diritti degli ortodossi, solo che tale documento non aveva alcun valore legale senza l'approvazione della Dieta. Nel 1722 lo zar mandò un delegato in Polonia per sincerarsi della situazione degli ortodossi. Nel 1724 vi fu la rivolta di Torun. Torun era una città della Prussia reale, posseduta dalla Polonia, abitata da cattolici e da luterani in pari numero, ma governata dai luterani che prevalevano anche nelle corporazioni artigiane. Il locale collegio dei Gesuiti era considerato una provocazione dai protestanti. Il 16 luglio 1724 una folla di protestanti, apparentemente insultata da uno studente gesuita, invase il collegio e ne profanò la cappella. Una corte composta solo di cattolici condannò a morte 12 rivoltosi e 2 magistrati della città accusati di non aver saputo tenere l'ordine. I protestanti polacchi allora fecero appello alle potenze protestanti straniere. Queste ultime presentarono una protesta, una rimostranza, che però non fu firmata dalla Russia. Pietro I si limitava a proteggere gli ortodossi e non i protestanti. Augusto II respinse tutte le proteste e spiegò che, se si fosse continuato a non consentirgli di realizzare una riforma costituzionale in Polonia, non avrebbe potuto pacificare la situazione. Quindi le persecuzioni nei successivi 40 anni continuarono, causando anche scontri violenti. In realtà Prussia e Russia non intendevano impegnarsi più di tanto e quindi si limitarono talvolta a presentare qualche protesta formale senza alcuna conseguenza concreta. Peraltro Pietro I, lo zar, non aveva interesse a inimicarsi i grandi proprietari terrieri delle zone di confine, che costituivano un partito filorusso e che però erano cattolici. E come abbiamo visto in precedenza, la Dieta polacca del 1720 si rifiutò di approvare il Trattato di Vienna. Russia e Prussia nel frattempo, con il Trattato segreto di Potsdam, si impegnarono a garantire le istituzioni della Polonia, cioè l'anarchia e lo scarso potere del re. Inoltre si accordarono per proteggere i dissidenti religiosi e impedire la successione di un principe sassone sul trono di Polonia. Il trattato di Neustadt del 1721, concluso oltraggiosamente senza la presenza della Polonia, confermò l'annessione della Livonia alla Russia. Questo non aiutò di certo la popolarità dello zar in Polonia, quindi era finita la Grande Guerra del Nord e
La Polonia era tra i vincitori, quindi avrebbe dovuto ricevere dalla Svezia, che in precedenza gliel'aveva tolta, la Livonia, e invece la Livonia andò alla Russia. Ripeto, questo fatto contribuì a diminuire la fiducia della Szlachta nei confronti dello zar di Russia. A partire dal 1720 Augusto II concentrò i suoi sforzi per ottenere una successione sassone in Polonia, ma la casa dei Wettin non aveva più l'appoggio della Szlachta. Basta pensare che nel 1726 la Szlachta si sarebbe schierata contro la successione del conte Maurizio di Sassonia, figlio illegittimo del re, al ducato di Curlandia, successione che gli era stata offerta dalla nobiltà locale. Il risultato fu che la Curlandia venne annessa definitivamente dalla Russia. Sia la Szlachta sia i magnati volevano un cambiamento di dinastia e sostenevano i fratelli Teodor e Józef Potocki, i quali stavano predisponendo una successione a favore di Stanislao Leszczyński, sempre lui ritorna in gioco. Quest'ultimo, Stanislao Leszczyński, si era rafforzato perché era divenuto suocero del re di Francia. Infatti sua figlia Maria aveva sposato nel 1725 Luigi XV. La fazione favorevole a Leszczyński ottenne l'appoggio di Austria e Russia, che nel 1726 si accordarono per impedire una successione sassone. Augusto II, gravemente malato, cercò l'appoggio di Federico Guglielmo di Prussia, ma anche la Prussia nel 1733 si alleò con la Russia. Il candidato sassone alla successione, ovvero il figlio del re Federico Augusto II, duca di Sassonia, godeva però dell'appoggio di un altro clan familiare avversario dei Potocki, ovvero gli Czartoryski, guidati da Stanislao Poniatowski. Fate attenzione, sembrano nomi difficili. Il dualismo, lo scontro di fazioni tra la famiglia Potocki e la famiglia Czartoryski, la fazione dei Potocki e la fazione degli Czartoryski segnò per molto tempo la storia polacca. A differenza dei Potocki, gli Czartoryski erano antifrancesi. Molta parte della Szlachta iniziò a parteggiare per loro. Il re Augusto II nominò Poniatowski comandante dell'esercito polacco. Augusto II morì nel 1733, era stato un re discutibile, non era riuscito a realizzare la riforma costituzionale e aveva scatenato la grande guerra del nord contro la Svezia, guerra che si rivelò disastrosa per la Polonia. Inoltre, come ho già detto, i territori che la Polonia avrebbe dovuto recuperare in quel conflitto, pur essendo la Polonia tra i vincitori, andarono ai suoi vicini e alleati, la Curlandia e la Livonia alla Russia e a ovest la Pomerania occidentale alla Prussia. Tutti territori, attenzione, che in passato erano appartenuti alla Polonia e che le erano stati sottratti dalla Svezia, e quindi come adesso la Svezia è sconfitta, ma quei territori non vanno alla Polonia, pur avendo la Polonia vinto la guerra, quindi la Polonia viene trattata come alleato di serie B dalla Russia o dal Brandeburgo-Prussia. Spesso Augusto II viene criticato per aver più di una volta progettato la spartizione ante litteram del Regno di Polonia, tuttavia non è stato l'unico. In seguito anche Stanislao Leszczyński la proporrà. Inoltre il separatismo era forte in molte zone del regno. Ad esempio, i separatisti lituani avevano pensato di unirsi alla Russia già nel 1705 e nel 1714, quindi vedete, le spartizioni della Polonia che vedremo nelle prossime video lezioni non dipendono solo dal fatto che certe potenze straniere si mettono d'accordo per prendersi ognuna un pezzo di Polonia. Le spartizioni dipendono anche dal fatto che vi erano pezzi di Polonia, in particolare, l'ho detto, quelli abitati dai protestanti luterani a ovest o dagli ortodossi russi a est, pezzi di Polonia le cui popolazioni volevano
unirsi alla Prussia oppure essere inglobate nella Russia. L'ambasciatore francese a Varsavia, il marchese di Conti, grazie alla corruzione, riuscì a conciliare gli Czartoryski con i Potocki e a convincere anche gli Czartoryski ad appoggiare Leszczyński. Nel frattempo il candidato sassone Federico Augusto II era riuscito a far passare Austria e Russia dalla sua parte, dichiarando di rinunciare alle rivendicazioni su Livonia e Curlandia. La Curlandia sarebbe stata assegnata al favorito della zarina Anna, Ernst Johann von Biron. Nel settembre 1733 Leszczyński fu eletto re a Varsavia con 12.000 voti. Subito l'esercito russo invase la Polonia, la Dieta fu indotta a votare di nuovo e sia pure con soli 3.000 voti elesse re Federico Augusto II di Sassonia, che prese il nome di Augusto III di Polonia, della dinastia Wettin di Sassonia. Ma allora chi è il re di Polonia? Sono stati eletti uno dopo l'altro due re, Leszczyński e Augusto III di Sassonia. Augusto III fu eletto perché imposto dalle truppe russe. Tuttavia Leszczyński e la Francia non si rassegnarono e Luigi XV dichiarò guerra alla Russia. Questa guerra è ovviamente la guerra di successione polacca, di cui abbiamo parlato in altri cicli di video lezioni. Questa guerra di successione polacca non fu combattuta sul suolo polacco, che era troppo lontano per la Francia. Non potendo attaccare la Russia, i francesi attaccarono la sua alleata Austria in Lombardia. La Francia cercò di indurre Svezia e Impero Ottomano a scendere in guerra al suo fianco, ma non ci riuscì. La Svezia temeva di ripetere il disastro di 20 anni prima della Grande Guerra del Nord e gli ottomani erano impegnati in un conflitto con la Persia. Così Leszczyński e i suoi seguaci furono lasciati soli nell'impari lotta contro sassoni e russi. Nel gennaio 1734 i russi assediarono Danzica, dove Leszczyński si era rifugiato. Gli abitanti della città, luterani che intrattenevano ottimi rapporti commerciali con la Francia, resistettero accanitamente. L'esercito polacco in realtà era inconsistente. La Francia riuscì a far arrivare 2.000 uomini, del tutto insufficienti. Leszczyński fuggì a Königsberg presso il re di Prussia Federico Guglielmo I. Nel luglio 1734 Danzica si arrese. I seguaci di Leszczyński continuarono la lotta e a Żykov formarono una confederazione sotto la guida di Adam Tarło. In realtà si pronuncia Tarło, Adam Tarło. Leszczyński tentò invano di convincere la Prussia a scendere in guerra al suo fianco. Dopo un inutile tentativo di accordo con la Russia, il cardinale Fleury, che governava la Francia, concluse una pace con l'Austria. Il trattato di pace complessivo definitivo nel 1736 sancì l'abdicazione di Leszczyński e quindi la guerra di successione polacca viene vinta dai russi. Leszczyński come consolazione fu dirottato in Lorena con la clausola che dopo la sua morte la Lorena sarebbe passata alla Francia. Peraltro Leszczyński in Lorena si segnalò per delle ottime realizzazioni anche nel settore culturale. Stanislaw Leszczyński era una persona colta e raffinata che scrisse anche libri significativi, però non lo si può certo apprezzare come soldato o come politico. Le altre clausole del trattato di pace, le quali non riguardano la Polonia, sono state discusse da me in altre video lezioni, comunque sommariamente le possiamo ricordare. Francesco di Lorena, che dovette lasciare il suo principato a Leszczyński, ebbe in cambio la Toscana, dove si era estinta la dinastia dei Medici. In Italia meridionale la Spagna, che era entrata in guerra a fianco della Francia, sconfisse gli austriaci a Bitonto, ottenendo la ricostruzione del Regno di Napoli sotto la dinastia borbonica di Carlo III, figlio di Filippo V, re di Spagna. Il nuovo sovrano della Lituania e Polonia è dunque Federico Augusto II, duca di Sassonia, che come ho già detto assume il nome di Augusto III. Egli era un personaggio senza alcuna qualità, devoto cattolico, ottuso bigotto,
Trascorse la maggior parte degli anni del suo regno andando a caccia. Si faceva dirigere dai gesuiti e delegava il potere ai favoriti, prima ad Alexander Sulkowski, che pensate era il suo maestro di caccia, e poi a partire dal 1738 al potentissimo e ambiziosissimo primo ministro di Sassonia Heinrich Brühl. Questa situazione non fece altro che peggiorare nei suoi 30 anni di regno. Il potere di Augusto III era molto molto limitato, non venne fatta alcuna riforma, solo una delle molte diete andò a buon fine. Il vero potere era nelle mani dei grandi magnati, detentori delle ricchezze e delle cariche pubbliche, i quali magnati non erano neppure uniti e non collaboravano per il bene comune. Le famiglie dei Branischi, Sapieha, Sangushko, Radziwiłł, Przewunski, Wisnowiecki, Lubomirski, dei Tarlo, ecco, vi ho scritto qui alcuni di questi nomi, e molte altre di queste famiglie si combattevano continuamente sotto la guida dei Potoschi e degli Czartoryski, che venivano continuamente chiamati la famiglia. È singolare questo, gli Czartoryski venivano convenzionalmente chiamati anche la famiglia, ma né i Potoschi né gli Czartoryski erano abbastanza forti da imporsi gli uni sugli altri. I Potoschi volevano costituire una confederazione per cacciare Augusto III e dichiarare guerra alla Russia. Alcuni di loro miravano ad una monarchia costituzionale sotto il sovrano Carlo Eduardo Stuart, nipote del vecchio re di Polonia Jan Sobieski. Al contrario, gli Czartoryski, almeno dal 1756, si facevano appoggiare dalla Russia. L'unica cosa su cui le due famiglie rivali e anche il re erano d'accordo era il potenziamento dell'esercito, però i Potoschi avrebbero voluto che il nuovo esercito marciasse con i francesi e soprattutto con i prussiani, mentre gli Czartoryski avrebbero voluto allearsi con gli austriaci, ma soprattutto, come ho detto, con i russi. Ma tutti i progetti in tal senso fallirono anche perché ci sarebbe stato bisogno di nuove tasse che nessuno voleva approvare. Inoltre le diete che avrebbero dovuto approvare queste riforme furono funestate da ingerenze prussiane e russe. L'opposizione tra i due partiti si manifestò anche in occasione della guerra russo-turca che si concluse nel 1739 con la vittoria russa. Qui i Potoschi si schierarono a favore di svedesi, turchi e prussiani, mentre gli Czartoryski cercarono l'appoggio della Russia. Addirittura nel 1748 accadde che furono bloccati persino i poteri dei giudici, a tal punto arrivò l'anarchia e la paralisi della Polonia. Ad un certo punto tutti iniziarono a occuparsi del problema della successione. Gli Czartoryski insieme a Brühl volevano insediare i Wettin in Polonia, i Sassoni, come dinastia ereditaria. I Potoschi invece sostenevano la candidatura del principe di Conti francese e pensavano di mantenere il principio dell'elettività, dell'elezione del sovrano. Heinrich Brühl, che come ho detto è il potentissimo primo ministro della Sassonia, cercò l'aiuto dell'Austria e della Prussia, ma inutilmente. A questo punto Brühl abbandonò gli interessi della casa dei Wettin e il suo appoggio agli Czartoryski, passando dalla parte dei Potoschi. La stessa cosa fece il grande etmano di Polonia Jan Klemens Braniski-Graf. Siamo nel 1572, ormai il potere degli Czartoryski era in declino e neppure alcune iniziative e intrighi successivi giovarono loro. La debolezza della Polonia si evidenziò con la guerra dei 7 anni, durante la quale truppe straniere furono costantemente presenti sul suo territorio, malgrado la Polonia si fosse mantenuta neutrale durante la guerra dei 7 anni. Nonostante questo, nessuna delle varie fazioni nobiliari che si combattevano
l'una con l'altra in Polonia, comprese la gravità della situazione. I soldati russi si stabilirono in Lituania nel 1757 e ci rimasero per tutta la durata della guerra. Nel 1758 i russi si acquartierarono anche in importanti città della Prussia occidentale come Elbląg e Torun. Dalla Prussia si spostarono a sud nella Grande Polonia e ci rimasero 4 anni. Proprio la Grande Polonia costituì la base delle operazioni contro la Prussia, perché certo i russi dovevano attaccare la Prussia, il Regno di Prussia, o meglio fisicamente il Brandeburgo, la capitale Berlino, da dove partivano? Partivano dalla Polonia. Nel 1758 l'esercito prussiano, comprensibilmente, anch'esso iniziò a entrare in Polonia, fece delle scorrerie in Polonia contro i russi. Nel 1761 ci furono altre incursioni e la Prussia mandò di nuovo il suo esercito in Polonia l'anno dopo, nel 1762, costringendo peraltro i proprietari terrieri polacchi a cedere all'esercito prussiano il loro grano ad un prezzo irrisorio. Nel 1755 l'ambasciatore inglese in Polonia, Charles Hambury Williams, alleato con gli Czartoryski, aveva inviato il giovane Stanislaw Poniatowski, che vi ricordo degli Czartoryski era il leader, a Pietroburgo, capitale della Russia, per indurre la Granduchessa Caterina a convincere Augusto III a favorire gli Czartoryski. Sembra un po' complicato. Nel 1756, dopo la sconfitta di Augusto II a Pirna, proprio poco tempo dopo l'inizio della guerra, Poniatowski tornò ancora a Pietroburgo come delegato della Sassonia per chiedere l'invio di truppe russe in Prussia. Poniatowski fece a tal punto buone impressioni agli occhi di Caterina da diventarne l'amante, uno dei tanti amanti di Caterina II di Russia. Nel 1758 Branislav e Brühl si accusarono a vicenda di aver permesso la violazione delle frontiere polacche. Gli Czartoryski non tornarono al potere perché si rifiutarono di collaborare col re e continuarono a contrastarlo. Nello stesso anno 1758 gli Czartoryski si rifiutarono di appoggiare il principe Carlo, figlio del re, nell'assegnazione del ducato di Curlandia. Ve lo ricordate? Ne abbiamo già parlato. Infatti pensavano che questo atto avrebbe potuto preludere a una successione sassone al trono polacco che gli Czartoryski avversavano. Essi speravano che i membri della loro stessa famiglia potessero conquistare il regno di Polonia, ma si illudevano. Comunque da quel momento in poi il rapporto tra gli Czartoryski e il re Augusto III si trasformò in scontro aperto. Gli Czartoryski cercarono di arrivare al potere come al solito appoggiandosi a potenze straniere. Abbiamo già detto che l'ambasciatore inglese Sir Hambury Williams, Charles Hambury Williams, era molto legato agli Czartoryski. Questi ultimi si recarono più volte a Londra ed erano fortemente filo-inglesi. Nel 1759 iniziarono a definirsi il partito inglese. Nella primavera 1763 si appellarono a Giorgio III per ottenere sussidi. Tuttavia la Gran Bretagna restò indifferente di fronte a queste iniziative. Nel 1761 il governo polacco aveva dovuto prendere provvedimenti di fronte alla crisi monetaria. Questa fu causata da Federico II e mostra tutto il suo cinismo. Oltre ad aver saccheggiato la Grande Polonia, Federico II di Prussia, sapete cosa fece? Si impossessò degli stampi della zecca di Sassonia e fece realizzare moneta contraffatta, falsa, che valeva la metà di quella vera, e inondò la Polonia di queste monete false. Così guadagnò 20 milioni di talleri e causò una terribile inflazione in Polonia. Nel 1762, come tutti sanno, avvenne il colpo di stato di Caterina, che spodestò e sostituì suo marito Pietro III, diventando zarina di Russia con il nome di Caterina II. Subito la Szlachta si ribellò contro il re e appoggiò l'iniziativa di Caterina di cacciare il principe Carlo, figlio di Augusto II, dalla Curlandia per installarvi di nuovo Biron. Nell'estate 1763 gli Czartoryski
formarono una confederazione alleata di Caterina e ottennero da lei promesse di denaro e di armi, oltre che di un intervento armato. Dopo la pace che mise fine alla guerra dei 7 anni, il re Augusto III tornò alle cacce e agli spettacoli, ai suoi divertimenti, ai suoi trastulli. 8.000 russi capeggiati dal generale Soltykov, che cosa fecero? Invasero la Lituania per risolvere la situazione polacca a favore degli Czartoryski. All'improvviso Caterina, però, su suggerimento di Panin, cambiò idea e fece tornare indietro l'esercito. Caterina aveva deciso di dominare lei stessa la Polonia e non di dare il potere agli Czartoryski. La sconfitta degli Czartoryski imbaldanzì i loro avversari. Gli Czartoryski si salvarono solo per l'improvvisa morte di Augusto III nel giugno 1763. Il re che lo sostituì, come vedremo, sarà Stanislao Poniatowski. Vorrei dedicare l'ultima parte di questa video lezione alla politica estera e alla diplomazia fallimentare di Augusto III. Ci sono alcune cose che non abbiamo detto e ci sono dei concetti e delle considerazioni generali che meritano di essere messi in evidenza. La costante delle relazioni della Polonia con le altre potenze durante il governo di Augusto III risiedeva nel fatto che venivano quasi sempre utilizzati diplomatici sassoni e non polacchi, ciò è compatibile con la tendenza di Augusto III a perseguire prima di tutto gli interessi della Sassonia. Augusto III era debole, pericolosamente incline a stare dalla parte della Russia, e la Russia approfittò di questa debolezza. Abbiamo visto che durante la guerra russo-turca terminata nel 1739 e durante la guerra dei 7 anni terminata nel 1763, la Polonia accettò incredibilmente l'occupazione del proprio territorio da parte di truppe russe. Nella guerra di successione austriaca iniziata nel 1740, il nuovo re di Prussia Federico II convinse la Polonia a schierarsi con lui contro l'Austria, promettendo di cedere alla Polonia la Moravia e un pezzo della Slesia, promesse non mantenute. A seguito della pace segreta tra Federico e l'imperatore austriaco nel 1742, la Polonia non ricevette nulla. Conquistando l'intera Slesia, Federico II si allargò moltissimo e finì con l'accerchiare la Prussia polacca, cioè la Prussia occidentale e anche la Grande Polonia. Ormai i territori del Brandeburgo-Prussia di Federico II si incuneavano all'interno della Polonia. Federico II sarebbe potuto arrivare a Cracovia in soli 2 giorni. La Sassonia di Brühl abbandonò la Prussia e si alleò con l'Austria nel 1744 e con la Russia nel 1755. L'idea era quella di riconquistare i territori prussiani che si interponevano tra Sassonia e Polonia. Tuttavia Augusto III non aderì a questa alleanza. Austria, Inghilterra, Olanda e Sassonia firmarono nel 1745 il Trattato di Alleanza di Varsavia, che sanciva tra l'altro l'appoggio al programma di riforme di Augusto III, sostenuto anche dalla famiglia. Ricordate che la famiglia erano gli Czartoryski. Tutto andò in fumo però con la sconfitta della Sassonia e dei suoi alleati e con la pace di Dresda alla fine del 1745. Augusto III non si diede per vinto e nel 1746 stipulò un trattato difensivo con la Francia e combinò un matrimonio tra sua figlia Maria Giuseppa e il delfino di Francia Luigi, figlio di Luigi XV. Tra parentesi, Maria Giuseppa sarà madre di ben 3 re di Francia. Tuttavia, come re di Polonia, Augusto III si rivelò un alleato inutile per la Francia, allorché al termine della guerra di successione austriaca non impedì alle truppe russe di attraversare la Polonia nel 1747 e nel 1748. Peraltro anche Luigi XV tradì l'alleanza. Proprio nel 1748 infatti iniziano i suoi intrighi per portare il principe Luigi Francesco di Conti sul trono polacco. Scaduto il trattato con la Prussia, il primo ministro prussiano Brühl ne stipula uno simile con la Gran Bretagna nel 1751. L'ambasciatore britannico Sir Charles Hambury Williams
di cui abbiamo già parlato, legato agli Czartoryski, cercò di accordarsi con la Russia per garantire la successione della casa dei Wettin, ma la Russia non aveva interesse a rafforzare il trono polacco e a realizzare una riforma politica. E neanche l'Austria. Allora la Francia ritornò alla carica proponendo una lega antirussa nel 1755. Abbiamo già visto che durante la guerra dei 7 anni la Polonia si confermò essere uno stato satellite della Russia, lasciando che le truppe russe utilizzassero il territorio del regno per le loro basi militari. Nel 1762 lo zar Pietro III concluse una pace con la Prussia e si alleò con essa. Una clausola segreta dell'alleanza stabiliva un intervento comune in Polonia da parte di Russia e Prussia per imporre un nuovo sovrano che avrebbe dovuto essere di nazionalità polacca. Poco dopo però Caterina II scacciò suo marito Pietro III, diventò zarina. Nella primavera del 1765 Caterina e Federico II di Prussia sostituirono il nome del re di Polonia all'interno della clausola segreta e come sappiamo il re sarebbe stato Stanislao Poniatowski, ex amante di Caterina. Nel periodo sassone sia il potere esecutivo sia il potere legislativo furono paralizzati, nessuna riforma fu realizzata. Le potenze straniere si adoperarono affinché in Polonia persistesse l'anarchia e non vi fosse alcun rafforzamento del potere sovrano. La politica estera polacca era inconsistente, in quanto satellite della Russia la Polonia diventò una merce di scambio. Augusto III si sottomise alla Russia perché pensava più agli interessi della Sassonia che a quelli della Polonia. La Polonia non riuscì a impedire l'espansione e il rafforzamento neppure di uno dei suoi vicini. L'influenza straniera era continua, molte diete furono bloccate da parlamentari corrotti dalla Prussia, dalla Francia o dalla Russia. Durante i 60 anni del periodo sassone in realtà la Polonia non perse alcun territorio, ma la sua debolezza ispirava a molti l'idea di una spartizione. Federico II più volte proclamò pubblicamente la necessità della conquista della Prussia polacca, cioè la Prussia occidentale, che avrebbe unificato i territori prussiani del Brandeburgo e della Prussia orientale. Il dominio della Russia sulla Polonia risulta chiaro se ricordiamo che Augusto III era stato messo sul trono dalla zarina Anna e Stanislao Poniatowski da Caterina II. La politica del primo ministro di Anna, Osterman, in continuità con quella che era stata la politica di Pietro il Grande, consisteva nell'indebolire la Polonia il più possibile. La successiva zarina Elisabetta poteva accettare l'utilità dell'esistenza di una Polonia indipendente solo finché il re di Polonia fosse stato anche duca di Sassonia e avesse potuto quindi essere utilizzato come protezione contro Russia e Svezia. Ma dopo la fine dei sovrani sassoni, la ritrovata alleanza tra Russia e Prussia portò alla spartizione e alla fine della Polonia. Nel 1763 la Russia fissò il progetto di estensione delle frontiere occidentali a danno della Polonia per questioni, come si scriveva, di completezza e sicurezza. Infatti, alla morte di Augusto III, la Russia occupò i territori che poi sarebbero stati annessi con la prima spartizione. Il declino politico della Polonia è accompagnato dall'arretratezza economica e dall'arretratezza culturale. Tuttavia, qualche miglioramento in entrambi i settori fu realizzato. Lo vedremo la prossima volta. E la prossima volta, cari amici, vedremo la fine della Polonia con le 3 spartizioni. Grazie per avermi seguito fin qua, questa lezione è stata davvero complessa, ci vediamo la prossima volta, arrivederci a tutti.